Sono Don Luca, parroco della parrocchia di San Pantaleo Martire a Sorso. Entrando nella nostra grande chiesa parrocchiale, sulla vostra destra, nella seconda cappella, troverete il luogo deputato ad accogliere la statua del nostro santo patrono. Pantaleo nacque sul finire del III secolo, nella città di Nicomedia, capitale della Bitinia, regione storica dell'Anatolia che oggi potremmo situare nel nord-ovest della Turchia. Il papà era di origine romana, era un senatore potente e devotissimo degli dei pagani. La mamma, invece, di nobile stirpe anch'essa, era una fervente cristiana. Alla morte della mamma, il papà di Pantaleo assunse completamente in toto la educazione del proprio figlio e lo iniziò anche ai culti pagani, mettendo da parte la religione cristiana, che però probabilmente fu solo sopita nel cuore di Pantaleo. Tant'è vero che una volta cresciuto, avviato agli studi medici, è diventato un medico famoso a tal punto che anche lo stesso imperatore romano Massimiano Galerio lo accolse a corte come medico di corte. Ecco che l'incontro con Ermolao, un grande e fervente cristiano, risveglia in Pantaleo il suo amore per Gesù Cristo e per il Vangelo. C'è un episodio particolare della vita di Pantaleo però che segna la sua conversione, quando, imbattutosi in un bambino morto a causa del morso velenoso di una serpe, Pantaleo, facendo tutto il possibile, secondo quello che gli studi medici del tempo gli consentivano, si rese conto che non era possibile rianimare il bambino. E allora si rivolse a Dio, pregò, lo invocò e affidò questo bimbo al Signore della vita, che miracolosamente risuscitò quella creatura. Fu questa la situazione che ha scioccato, ma al tempo stesso ha acceso in Pantaleo il desiderio di conoscere sempre meglio Cristo e in quell'occasione decise di essere battezzato. Nel proseguo della vita del nostro santo patrono ci furono altri avvenimenti molto importanti. Sicuramente la conversione del padre, che da pagano divenne cristiano, e questo fu motivo di grande gioia evidentemente per il figlio. Ma al tempo stesso iniziarono problemi molto seri, perché i medici del tempo, invidiosi della fama che Pantaleo stava andando acquistando, lo denunciarono presso l'imperatore, accusandolo appunto di essere cristiano, cosa evidentemente vietata dalla legge romana. Massimiliano, l'imperatore, con suo grande dolore e al tempo stesso con grande rabbia, cercò di convincere Pantaleo ad abiurare, a lasciare la religione cristiana. Ma Pantaleo, che ormai era radicato in Cristo, che innervava tutta la sua esistenza, tutta la sua vita, si rifiutò di abbandonare la vera fede. Questo gli costò supplizi terribili. Pensate, venne appeso ad un palo e straziato con punte di lame roventi o con tizzoni ardenti. Venne gettato in mare con una pietra al collo e miracolosamente venne salvato da Dio. Ma ciò che più colpisce è ciò che avvenne poco prima della morte. Un soldato, con l'incarico di decapitare Pantaleo, sollevò la lama, la fece cadere sul collo di Pantaleo, ma questa divenne morbida come il burro. Il soldato rimase basito, scioccato, a tal punto che si inginocchiò davanti a Pantaleo chiedendo perdono per quanto stava compiendo. Ed è molto bello perché è qui che Pantaleo, come fece Gesù dalla croce, perdonò quel soldato. Ed è anche per questo motivo che il nome Pantaleo venne poi cambiato in Pantaleimone, cioè colui attraverso il quale viene data misericordia. Ed è questo l'ultimo atto della vita di Pantaleo, donare il perdono, donare la misericordia. Lì Pantaleo si abbandonò al volere di Dio e venne realmente decapitato. Il suo culto ha attraversato i secoli ed è arrivato qua in Sardegna attraverso la dominazione bizantina, per cui oltre a Sorso sono pochi i paesi nel quale c'è il culto a questo grande santo medico e martire, al quale i sorsesi da generazioni
si presentano davanti a lui per invocare la salvezza del corpo e dell'anima.